Che cos'è il pensiero pratico? In cosa consiste? E in che modo può essere incardinato all'interno della teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte? Quello del pensiero pratico è un argomento che da qualche tempo sta suscitando un certo interesse, sia in contesti generalisti che all'interno di molti ambiti disciplinari specialistici. In questo video vediamo di cosa si tratta. Solo qualche istante della vostra attenzione per invitarvi a mettere un like al video e a iscrivervi, se vi va, ai canali YouTube e Telegram di Intellisfera. In questo modo potrete restare sempre aggiornati sulle prossime novità del canale e contemporaneamente supportare questo progetto sulla teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte. Grazie. Per inquadrare la problematica e per iniziare a rispondere a qualcuno dei quesiti con i quali abbiamo aperto, faccio riferimento a un recentissimo volume di Stefania Contesini dal titolo Allenare il pensiero pratico, le competenze filosofiche per le persone e le organizzazioni, edito da Mimesis. Il fatto che il sottotitolo citi anche le organizzazioni dovrebbe essere abbastanza rivelatore, ma procediamo con ordine. Proviamo a capire di cosa si tratta quando parliamo di pensiero pratico. Per prima cosa, Stefania Contesini avverte che il pensiero pratico è una attività filosofica, anzi è l'attività filosofica per eccellenza, in quanto realizza lo scopo e la sostanza della filosofia, che è quella di concentrare l'attenzione sul proprio agire e pertanto sul pensare che guida e orienta quel determinato agire. In secondo luogo sottolinea che non c'è alcuna reale contraddizione nel giustapporre i concetti di pensiero e di pratica. Pensiero e pratica nel linguaggio comune li abbiamo sempre sentiti come in antitesi, ma non c'è contraddizione in quanto il pensiero è sempre immerso e non separato, nemmeno cronologicamente, all'interno dell'agire. La conclusione è che, leggo testualmente, il pensiero pratico non è un pensiero astratto, se con questo termine intendiamo un pensiero sganciato da un fine, da un contesto d'esperienza e da un chi lo agisce. In questo senso Contesini ritiene che le prassi o le pratiche attraverso le quali ci interfacciamo con il mondo e con la realtà siano prevalentemente irriflessive. Contesini definisce la pratica come il risultato ultimo di un processo di interiorizzazione di una particolare risposta a una certa situazione o a un problema o una richiesta. Interiorizzazione che, stratificandosi nel tempo, si trasforma in un tratto caratteristico della nostra agentività. Questa interiorizzazione presenta indubbiamente molti vantaggi, specialmente in termini di efficacia e velocità nelle risposte, ma anche in termini di immediatezza di trasferimento di quelle pratiche verso terzi, magari anche solo per il tramite della emulazione. E questo vale particolarmente nei contesti lavorativi o comunque organizzati. Questa tipologia di pratiche viene definita irriflessa, nel senso che una volta che viene sedimentata, tramandata, accettata, interiorizzata, difficilmente viene riconsiderata o sottoposta a valutazione critica o modificata. Sfortunatamente, però, questa propensione all'attaccamento alle modalità consolidate dell'agire non va sempre d'accordo con la realtà, che ci offre invece contesti assai variabili, dinamici, veloci, inediti. In questi casi è perciò indispensabile abbandonare ogni affezione e sottoporre a revisione critica il nostro modo di agire e di reagire, riflettendo appunto sulle nostre pratiche consolidate. Per essere ancora più espliciti, Contesini definisce riflessiva una pratica quando, leggo testualmente, si mette allo specchio e prova a autocorreggersi, a superarsi in vista del proprio miglioramento. Un passaggio fondamentale e completamente esplicativo del volume dei Contesini è quello dove si precisa che
riflettere non produce un mero aumento di conoscenza. Non soddisfa tanto un bisogno informativo, bensì un bisogno di comprensione su come agiamo, sul perché lo facciamo, sul significato che attribuiamo a questo agire e, se necessario, su come trasformarlo. Credo che questa differenziazione tra conoscenza e comprensione sia di enorme importanza, anche per l'intelligence delle fonti aperte e per l'intelligence in senso lato. Entrambe discipline che in teoria fanno della comprensione dei fatti la loro missione, ma che nella realtà delle cose finiscono quasi sempre per praticare quasi esclusivamente il mero accumulo di conoscenza. Attività questa che dopo tutto è assai più facile e immediata della vera comprensione. Dunque credo sia possibile sostenere che anche per Osint la conoscenza vada riflessa, così come le pratiche che portano all'acquisizione e alla valutazione di quella conoscenza. Guardando al pensiero critico come a una abilità che può essere in qualche modo allenata, Stefania Contesini propone una serie di abilità che vanno sollecitate e una serie di passaggi significativi o di ingredienti che lo costituiscono e lo rendono possibile. Tra le abilità troviamo il saper leggere e interpretare una situazione da più punti di vista diversi, l'inquadrare eventi, fatti, idee, giudizi all'interno di cornici di senso più ampie, il saper trovare correlazioni razionali e produttive tra fattori, informazioni, eventi riferiti ad ambiti diversi, il saper approfondire e individuare gli elementi rilevanti in una situazione o in un problema. Ancora, il saper scegliere tra campi di azione alternativi, individuando la selezione dei fatti più rilevanti. E infine, il saper scegliere tra campi di azione alternativi, individuando priorità e opportunità. Non vi sarà certamente sfuggita l'attinenza delle abilità per il pensiero critico individuate da Contesini con quel minimo sindacale delle abilità che sono o sarebbero richieste a un operatore o a un analista o un esperto OSINT. È una cosa apparentemente banale che dovrebbe in effetti costituire la normalità e la quotidianità di chiunque intenda occuparsi di queste cose. Ma sfortunatamente ho paura che una seria formalizzazione di queste abilità difficilmente troverà posto all'interno del costrutto disciplinare dell'intelligence. Così come altrettanto difficilmente troveranno posto delle pratiche, delle prassi formali e pertanto esplicite e quindi riflesse per allenare o sollecitare queste abilità. Ma vediamo quali sono queste pratiche, questi ingredienti del pensiero critico, come li chiama la Contesini. Il primo riguarda il selezionare il contesto, che va letto testualmente come l'orientamento a sostare sulle questioni fondamentali e a circoscriverle, sulle questioni che chiamano in causa un nostro bisogno di indagare ulteriormente, sulle questioni che non solo predispongono all'attenzione, ma avviano un processo valutativo, attraverso il quale rapportarsi alla realtà e sul quale successivamente innestare il momento del giudizio. Il secondo ingrediente riguarda appunto il giudizio, o meglio la sua struttura e la sua complessità. Il giudizio viene per lo più visto come un'attività sconveniente, arrogante, che ci erge al di sopra degli altri, delle loro convinzioni, delle loro idee. Sfortunatamente o fortunatamente non si può evitare in vita di esercitare il giudizio. Giudizio inteso però come supremo atto di discernimento, come lo definisce la Contesini. Per cui più che preoccuparsi del giudizio, sarebbe utile preoccuparsi di esercitarlo in un modo corretto. Secondo Contesini, il pensiero critico è dunque quel pensiero che ci permette di decidere se vale la pena di soffermarsi su un qualcosa per saperne di più e per darne una valutazione o meno. E questa abilità è esattamente quella che serve in OSINT. Nel momento in cui ci si immerge nella complessità del network delle fonti
e nella complessità della ragnatela di narrazioni che in esso insistono. Un'altra raccomandazione particolarmente significativa che l'autrice fa scaturire dal pensiero critico riguarda la necessità di rispettare il fenomeno di cui vogliamo rendere conto. Questo vuol dire che quando approcciamo a situazioni complesse non occorre omettere il giudizio, bisogna invece usare prudenza nella sua formulazione, mettendo per così dire in pausa quelle che sono le prime risultanze del giudizio, affinché si possa dar tempo alla osservazione, all'attenzione e alla riflessione, che sono, scrive Contesini, il primo fondamentale atto di rispetto nei confronti di ciò che vogliamo conoscere. In questa necessità di rispettare il fenomeno si rivede l'esortazione della teoria generale per Losint di approcciare alla fonte usando ogni cautela possibile finalizzata alla tutela delle proprietà originarie della stessa. Una cautela che deve essere, diciamo così, da un lato forense e dall'altro ecologica. Forense perché non intacca in nessun modo l'entità in osservazione, ed ecologica in quanto tende alla protezione dell'intero habitat in cui l'entità, la fonte, opera. Altro ingrediente del pensiero critico è il cogliere l'universale, vale a dire, leggo testualmente, la comprensione del criterio, della cornice di senso, del concetto a partire dal quale inquadrare il singolo fenomeno. Come anticipato sopra, in OSINT, nella teoria generale per l'OSINT, la fonte non è sola. Le sue narrazioni non sono estranee a un contesto. E il contesto non è limitato alla sola entità informativa in quanto tale, ma è relativo all'ambiente che le fonti tra loro costruiscono. In altre parole, le fonti non parlano mai da sole o per se stesse, bensì effettuano narrazioni che sono influenzate e influenzano l'habitat del network delle fonti e che danno adito a fasci di interpretazioni, quindi ad altre narrazioni, da parte di tutte le altre entità che partecipano al network delle fonti. Anche interrogando una singola fonte, per comprendere appieno le sue narrazioni, occorre saper cogliere l'universalità dell'ambiente in cui essa opera. Diversamente si finirebbe per perdere la massima parte del sistema di sensi che la fonte è in grado di veicolare. Qual è il modo migliore, dopo tutto, per attraversare un labirinto? Una mappa? Una bussola? Un auricolare nell'orecchio che ci suggerisce che percorso intraprendere? La soluzione migliore sarebbe quella di alternare continuamente lo sguardo dal particolare all'universale, dalla mappa al territorio e viceversa, e dal territorio alla visione aerea, o anche meglio satellitare, per poi tornare alla mappa, e così via. L'aggiustamento continuo, garantito dal confronto di questi differenti livelli di visione, è l'unica scelta tattica possibile per avere, al momento più opportuno, il più opportuno tipo di visione, ovvero la più corretta tipologia di informazione. Infine, una volta maturato il giudizio, esso va anche comunicato. La comunicazione del giudizio è l'ultimo ingrediente del pensiero critico. Comunicare un giudizio non vuol dire banalmente notificarlo, bensì argomentare le conclusioni alle quali si è giunti, descrivere il procedimento concettuale che ci ha portati a riconoscere certi punti di vista e non altri. Ma attenzione, argomentare non significa nemmeno convincere con l'imbroglio, con l'affabulazione. Contesini spiega bene che argomentare vuol dire sostenere le nostre posizioni attraverso buone ragioni, ovvero ragioni che siano serie, valide e persuasive. In altre parole, argomentare vuol dire concedere a terzi tutti gli strumenti concettuali necessari non solo per avere piena cognizione delle nostre convinzioni, ma soprattutto per metterle duramente alla prova. Arrivati a questo punto siamo soltanto a metà del volume con il quale Contesini delinea la sua visione di pensiero pratico, del quale il pensiero critico è soltanto una parte. Seguono dissertazioni sul pensiero creativo, sul pensiero emotivo relazionale, sul pensiero etico,
e in più tutta una seconda parte della pubblicazione dedicata all'allenare queste tipologie di pensiero. Declinare tutto ciò a livello di astrazione di OSINT in questo contesto richiederebbe davvero troppo tempo e sicuramente esulerebbe dalle finalità di questo video. È possibile però, se sarà di utilità, che in futuro ci saranno altri video su questi argomenti, magari con un taglio maggiormente applicativo. Nel caso fatemelo sapere nei commenti perché il tema mi sembra di grande attinenza a OSINT. In questo senso vi lascio in descrizione i riferimenti al libro di Stefania Contesini per chi volesse leggerlo. Per il momento vi ringrazio per essere giunti fin qui e, come al solito, vi do appuntamento a uno dei prossimi video. A presto!